Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Un grammo di felicità al giorno è un romanzo scritto da Siri Östli che esplora il tema della ricerca della felicità nei piccoli momenti quotidiani. La storia si sviluppa attorno alla protagonista che, come molti di noi, cerca di bilanciare le pressioni della vita moderna, come la famiglia, il lavoro e le proprie ambizioni personali. Con una scrittura leggera e accattivante, l'autrice ci invita a riflettere su cosa significhi veramente essere felici e come piccoli gesti e cambiamenti possano avere un impatto significativo sul nostro benessere generale. Questo libro è un viaggio emozionante e riflessivo verso la scoperta del significato della felicità. Un viaggio che offre spunti per rivalutare le nostre priorità e apprezzare le gioie semplici che spesso passano inosservate. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricerca della felicità. La ricerca della felicità è uno dei temi centrali del libro. La protagonista si trova in un momento della sua vita in cui tutto sembra soffocante e stressante. Si rende conto che per ritrovare serenità e pace interiore deve andare oltre le aspettative esterne e concentrarsi su ciò che la rende veramente felice. Inizia a esplorare piccole azioni quotidiane che possono portarle gioia, come dedicarsi ad un hobby abbandonato, passare più tempo con la famiglia o semplicemente fermarsi un attimo per godersi un momento di tranquillità. Attraverso questo percorso, il lettore viene guidato a riconoscere l'importanza delle piccole felicità quotidiane e come queste possano accumularsi per creare un senso più profondo di benessere nella vita. Secondo, bilanciare lavoro e vita personale. Bilanciare i vari aspetti della vita è un'altra tematica che la protagonista deve affrontare. Come molte persone, si sente intrappolata tra lavoro, famiglia e obblighi sociali. Il libro esplora come la pressione di dover essere sempre disponibile e produttiva può minare il nostro senso di realizzazione personale. La protagonista si trova a dover ridefinire le sue priorità, imparando a dire no quando necessario e a stabilire confini più sani per se stessa. Questo approccio non solo migliora la qualità della sua vita, ma permette anche agli altri di apprezzarla per chi è realmente, piuttosto che per ciò che fa. Il lettore è incoraggiato a riflettere su come gestire meglio il proprio tempo e a considerare l'importanza di prendersi delle pause per il proprio benessere mentale. Terzo, l'importanza delle relazioni. Il ruolo delle relazioni è fondamentale nel percorso della protagonista verso la felicità. Il libro sottolinea come le interazioni sociali possano essere sia una fonte di stress che una rete di supporto vitale. La protagonista impara quanto sia importante coltivare amicizie sincere e significative, piuttosto che mantenere relazioni superficiali. Investire tempo ed energie in persone che condividono valori ed interessi comuni ha un impatto positivo sul suo benessere emotivo. Inoltre, il supporto della famiglia e degli amici non solo alleggerisce i pesi della vita quotidiana, ma offre anche consigli e prospettive diverse che arricchiscono la sua esperienza di vita. La narrazione invita il lettore a valutare la qualità delle proprie relazioni e a cercare di stabilire legami più autentici e significativi. Quarto, scelte consapevoli. Fare scelte consapevoli è presentato nel libro come un modo per acquisire controllo sulla propria vita e ridurre l'ansia. La protagonista scopre che la consapevolezza delle proprie azioni e decisioni quotidiane può portare a una maggiore soddisfazione. Invece di agire per inerzia o secondo le aspettative di altri, decide di intraprendere azioni che rispecchiano i suoi veri desideri e bisogni. Questo approccio le permette di assumere un ruolo attivo nel plasmare la sua vita, piuttosto che viverla passivamente. Il libro illustra come la consapevolezza di sé e l'introspezione possano guidare a scelte che allineano la vita interiore con quella esteriore, creando armonia e felicità durature. Invita il lettore a riflettere sulle proprie azioni e a prendere in mano il proprio percorso. Infine, il potere del pensiero positivo. Nel corso del romanzo, il potere del pensiero positivo emerge come uno strumento cruciale per trasformare la propria vita. La protagonista si rende conto che la sua prospettiva
influenzerà il modo in cui affronta le sfide e apprezza le gioie quotidiane. Iniziando a sostituire il pessimismo con la gratitudine e la speranza, nota immediatamente un cambiamento nel suo stato d'animo e nella qualità delle sue esperienze. La storia dimostra come mantenere una mentalità positiva non significhi ignorare le difficoltà, ma piuttosto affrontarle con una forza interiore e una fede che le cose possono migliorare. Questo approccio la aiuta a costruire resilienza e a trovare soluzioni creative. Il lettore può trarre ispirazione per coltivare una mentalità simile e percepire in modo più ottimista ciò che la vita offre. In conclusione, Un grammo di felicità al giorno è un libro che dovrebbe essere letto da chiunque senta il peso della routine quotidiana e desideri riscoprire la gioia nelle piccole cose. Offre spunti preziosi per chi vuole imparare a mettere in discussione le proprie abitudini e priorità, cercando un equilibrio tra impegni personali e professionali. Il testo può essere particolarmente utile per chi tende a sentirsi sopraffatto dagli obblighi moderni, fornendo suggerimenti su come trovare tempo e spazio per momenti di felicità autentica. Serve come promemoria del fatto che la felicità non è una destinazione, ma un viaggio che si costruisce giorno dopo giorno attraverso scelte consapevoli, relazioni significative e un atteggiamento positivo. Questo libro può significativamente influenzare la nostra prospettiva sulla vita, incoraggiandoci a non dare per scontati gli attimi di contentezza che ci circondano. In un mondo frenetico, questo romanzo è una guida verso una vita più equilibrata e felice. Se vuoi supportare Seriously, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.